Benvenuti, carissimi spettatori, nel vostro rifugio quotidiano di emozioni, misteri e scintille di celebrità, gossip alla turca. Prima di addentrarci nel cuore di questa storia che ha mandato in subbuglio il web, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di scriverci i vostri pensieri nei commenti, e, per chi desidera sostenerci più da vicino, di cliccare anche sul prezioso tasto Unisciti per entrare a far parte della nostra famiglia esclusiva. Adesso prendetevi un momento, rilassatevi, perché ciò che stiamo per raccontare non è un semplice pettegolezzo. È una sinfonia di sguardi, silenzi, gesti minuscoli e conseguenze gigantesche. Una storia che comincia con 3 parole finite sotto la lente del mondo. Tutto è iniziato con quel celebre, disinvolto, quasi ironico, non lo so. Le parole di Bara Arduk, pronunciate con quella calma serafica che lo contraddistingue, sembravano voler chiudere una porta che però, paradossalmente, si è spalancata ancora di più. Non parlava certo dell'identità di Elçin Sangu, impossibile far finta di non conoscerla, bensì di ciò che tutti, in sottofondo, già sospettavano: una vicinanza, un'allineazione invisibile, un ritorno di fiamma che molti fan non avevano mai smesso di immaginare. Non lo so. 3 parole che volevano spegnere il fuoco ma che hanno finito per alimentarlo. Il gesto più moderno del secolo, un semplice segui che diventa un terremoto digitale. È bastato un click, anzi meno, un follow. Un'azione microscopica, quasi impercettibile, ma che nel mondo degli innamoramenti contemporanei vale più di una dichiarazione. Bara ha cominciato a seguire il nuovo profilo lifestyle di Elçin, quello che lei aveva creato in punta di piedi, condividendo caffè minimalisti, angoli di casa immersi nella luce del pomeriggio, dettagli che non gridano ma sussurrano. E in quel momento, amici miei, il web ha preso fuoco. Commenti a valanga, teorie, meme, occhi che scrutavano ogni pixel. Classico Bar. Prima finge disinteresse, poi lascia la briciola giusta. Amore o coincidenza? In quel momento, i fan sono diventati detective, studiosi di algoritmi e astrologi delle emozioni. E poi, l'anello. Il dettaglio che ha trasformato un sospetto in febbre collettiva. Perché, diciamocelo, un follow può essere un caso. Ma un anello che brilla al dito di Elçin, ripreso con disinvoltura in un video apparentemente casuale, quello no, quello è un segnale. Un bagliore minimo, catturato nella penombra di un salotto che sembrava più familiare di quanto volesse apparire. E i fan? Hanno zoomato. Hanno rallentato i frame. Hanno studiato il metallo, la forma, la semplicità maschile del design. Il tempo di un battito di ciglia, e l'anello era diventato una prova schiacciante. Le teorie esplodono, le piattaforme tremano. TikTok è impazzito. Instagram, una centrifuga di indizi. Twitter. Una redazione giornalistica gestita da romantici cronici. La gente confrontava sfondi, riflessi, ombre di mobili, persino il ritmo con cui il sole filtrava dalle finestre. Chi ha visto quel bancone di marmo ha gridato: è quello di lui. Chi ha visto una sedia ha sussurrato: l'ha mostrata anche lei. E poi la foto. La foto che ha gelato tutti per un istante. Non c'erano tag. Non c'era una didascalia. Solo loro due, intrecciati in una naturalezza che non ha bisogno di spiegazioni. Un sorriso di lui trattenuto, uno sguardo di lei che sembrava dire più di 1000 conferenze stampa. E l'anello, di nuovo, lì, quasi timido. Chi li conosce da anni lo sa. Bara ha una coreografia sua. Prima nega con eleganza,
Poi lascia cadere un indizio potentissimo. È come se dicesse al mondo: non vi devo nulla, ma non poso per nessuno. Elchin, invece, si muove con grazia opposta. Non parla, illumina. Non dichiara, accenna. Non svela, lascia intravedere. Il risultato? Una storia che non ha bisogno di essere detta per essere già scolpita nelle percezioni di tutti. I più romantici hanno esultato. Erano destinati. Hanno sempre avuto una magia loro. I più prudenti invece. Troppo veloce. Perché ora? Cosa non ci stanno dicendo? Ma questa, amici miei, è la natura delle storie che scuotono davvero, generano confusione, attesa, stupore, e soprattutto coinvolgimento. E a proposito di coinvolgimento, voi che ci seguite su Gossip alla Turca cosa ne pensate? Questo ritorno vi sembra scritto nelle stelle o tutto da confermare? Scrivetecelo nei commenti. E ricordate, i vostri commenti aiutano tantissimo il nostro lavoro, quindi non siate timidi. È inutile negarlo, l'immaginario collettivo non ha mai davvero lasciato andare la loro complicità. Ogni progetto condiviso, ogni scena, ogni intervista, ogni foto di anni fa tornava periodicamente a circolare come una promessa sospesa. Si dice che negli ultimi tempi entrambi fossero entrati in una fase diversa della vita, più tranquilla, più selettiva, più affamata di autenticità che di clamore. Amici vicini a bar parlano di un uomo che ha imparato a rallentare, che preferisce colazioni silenziose alle serate rumorose, che sta cercando pace più che performance. Chi conosce Elchin invece dice che il suo sorriso recente ha un'intonazione nuova, più morbida, come se avesse finalmente trovato un luogo dove appoggiarsi senza tremare. E allora la domanda diventa un'altra. E se questo non fosse l'inizio ma il ritorno? Un anello può essere decoro, sì. Ma nel mondo delle celebrità è raramente solo un accessorio. Quando appare senza spiegazioni, senza eventi pubblici, senza sfilate, allora diventa un enigma. E spesso, amici miei, gli enigmi sono sinceri. Quell'anello non gridava attenzione. Non chiedeva nulla. Era semplicemente lì, come i sentimenti che non puoi più nascondere perché hanno deciso loro di restare. Chi vuole vedere strategia la troverà sempre. Chi vede amore, invece, lo riconosce in mille dettagli. Negli occhi rilassati, nelle spalle che scendono, nei sorrisi non performativi. Le storie costruite per i media sono perfette, scintillanti, simmetriche. Le storie vere invece luccicano negli errori, nelle esitazioni, nei ritorni inaspettati. E questa, inutile girarci intorno, sembra proprio una storia vera. E voi, siete pronti per ciò che potrebbe venire dopo? Siamo solo all'inizio, amati spettatori. O forse siamo già nel mezzo. O forse, chissà, la fine l'abbiamo già vista anni fa e ora stiamo assistendo soltanto a un proseguimento naturale, a un nuovo capitolo scritto con più maturità e meno paura. Diteci. Vorreste vedere Bar ed Elchin insieme più spesso? Li vorreste ospiti qui su Gossip alla Turca? Quale domanda fareste loro se poteste sedervi davanti a un caffè? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie per aver camminato con noi attraverso questa storia fatta di indizi minuscoli e emozioni gigantesche. Non dimenticate di iscrivervi, di mettere like, di attivare la campanella e, per chi vuole sostenere ancora di più il nostro lavoro, di cliccare sul tasto Unisciti per diventare parte del cuore pulsante del nostro canale. Qui è Gossip alla Turca. E noi saremo sempre qui per raccontarvi ciò che il mondo vede, e ciò che il mondo non riesce ancora a dire.